bentornati nel mio canale con un nuovo tutorial. Come avete visto nell'anteprima di oggi, realizzeremo insieme una maglia con lo sprone rettangolare e, come avete notato, ho fatto un piccolo disegno sul davanti. Per ricavare quel disegno dobbiamo avere un numero di catenelle multiplo di 6. Però io prima ho calcolato la mia circonferenza che è di 55 centimetri e con il filato a polo e l'uncinetto numero 4 per avere 55 centimetri ho avviato 84 catenelle. Quindi se cambiate filato e uncinetto, ammettiamo avete un filato più doppio, tenete presente sempre i centimetri che sono 55. Una volta che ho stabilito la mia larghezza e ho avviato le mie catenelle, per suddividere lo sprone ho fatto 84 diviso 6. Il risultato, 14, lo vado a inserire dove ho le spalle. Per avere il davanti e il dietro ho calcolato 14 per 2 e come risultato ho 28, quindi il dietro è di 28 catenelle e anche il davanti è di 28 catenelle. Però siccome mi serve il multiplo per ricavare il disegno, vado a fare in questo modo. 28 non è multiplo di 6 e aggiungo 2, quindi faccio 28 più 2 e ottengo 30. 30 è multiplo di 6 e faccio 30 sul dietro e 30 catenelle in più sul davanti. Però quelle 2 catenelle in più che ho inserito per il davanti e il dietro li vado a togliere dalle spalle. Quindi da 14 tolgo le 2 catenelle in più e ottengo 12. Quindi sulle spalle alla fine vado a inserire 12 catenelle in più. Faccio 30, 30 dietro, 30 sul davanti, 12 una spalla e 12 l'altra spalla. Se noi andiamo a calcolare 30 più 30 più 12 e più 12, ottengo 84. Quindi le mie catenelle non sono cambiate. Se ammettiamo voi avete un filato diverso, calcolate sempre 55 centimetri. Fate il calcolo, come ho fatto io, mettiamo avete, per avere 55 centimetri, dovete avviare una catenella di 70 maglie perché il filato è più grosso, dovete fare sempre 70 diviso 6. Il risultato va sulle spalle perché qua il risultato più piccolo è sulle due spalle. Il risultato che avete avuto dalla spalla lo dovete raddoppiare perché dobbiamo inserire le catenelle per il davanti e il dietro. E una volta che avete ottenuto il numero, se multiplo di 6 lo lasciate stare, altrimenti se vi servono catenelle per arrivare al multiplo di 6 aggiungete quelle catenelle in più, però poi le dovete togliere sulle spalle e dovete tenere presente sempre che comunque alla fine dobbiamo sempre avere il numero di catenelle iniziali. Quindi una volta che sommiamo tutti i numeri che abbiamo suddiviso, dobbiamo avere sempre il numero di catenelle iniziali. Però può succedere che invece di, quando facciamo la suddivisione, invece di avere 28 catenelle ci ritroviamo con, che so, su 32 catenelle e 32 catenelle sul davanti e sul dietro, per avere il multiplo dobbiamo togliere 2 catenelle. Quindi poi le catenelle che abbiamo tolto per avere 32 meno 2 sono 30, li andiamo a aggiungere sulle spalle. Quindi togliamo da una parte e aggiungiamo dall'altra parte, come abbiamo fatto qua. L'importante è che abbiamo sempre il numero di catenelle, però vi è più facile casomai calcolare già il multiplo di 6. Quindi se volete potete calcolare direttamente il multiplo. Ammettiamo già 30 sul dietro, 30 sul davanti e poi vi calcolate anche le spalle. Detto ciò possiamo iniziare. Avviate le
84 catenelle che corrispondono a 55 centimetri, vado a chiudere la prima catenella con l'ultima, quindi giro la catenella tutta dal diritto, entro nell'ultima catenella e vado a fare una maglia bassissima. Inizio la prima parte che riguarda la spalla, quindi inizio con 3 catenelle più una di separazione. Vado nella catenella a fianco e per quanto riguarda la spalla devo lavorare 12 maglie alte. Quindi vado nella catenella a fianco e lavoro la prima maglia alta. Questa poi, quando vado a terminare il giro, vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella e quindi poi ho chiuso tutto il mio sprone. Vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta. A fianco una terza maglia alta e vado avanti in questo modo fino a lavorare 12 maglie alte che riguardano la spalla. Lavorate le prime 12 maglie alte, faccio una catenella e adesso realizzo 30 maglie alte che fanno parte del dietro. Quindi vado nella catenella a fianco e realizzo la prima maglia alta, a fianco una seconda maglia alta, a fianco una terza maglia alta e vado avanti fino a lavorare 30 maglie alte. Una volta lavorate le 30 maglie alte, ripetiamo 12 maglie alte che fanno parte dell'altra spalla. Quindi sempre una catenella, questa è la 30esima, una catenella, vado nella catenella a fianco e lavoro la prima maglia alta, vado a fianco una seconda maglia alta e vado avanti fino a 12. Una volta che ho lavorato 12 maglie alte, faccio di nuovo una catenella e inizio a lavorare la prima delle 30 maglie alte nella catenella successiva. Quindi, facendo in questo modo, suddividiamo il nostro sprone. Ci vediamo al termine del giro. Sono arrivata al termine del giro e ho lavorato un totale di 29 maglie alte e la 30esima sono le 3 catenelle dove ho iniziato perché ho fatto 3 catenelle e una catenella di separazione dove all'interno faremo l'aumento. Quindi vado nella terza catenella e adesso ho un totale anche qui di 30 maglie alte. Arrivata a questo punto, questo è il nostro sprone. Adesso devo ricavare il disegno e vado a lavorare, vado a mettere dei marcapunti per suddividere dove voglio il mio disegno. Quindi questa è la parte del davanti, qui ho la catenella di separazione, vado a contare la prima maglia alta dopo la catenella di separazione, perché questa fa parte della spalla. E conto 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. A questo punto vado a mettere un segno, quindi sulla quarta maglia alta me la vado a segnare 1, 2, 3 e 4. Questo perché il mio disegno deve venire centrale e per farlo venire bene, quindi vado a contare 4 maglie alte. Quindi anche se voi avete messo delle maglie alte in più, contate sempre dalla prima maglia alta dopo la catenella, quindi dalla prima delle 30, 4 maglie alte. Sulla quarta mettete il segno. Vado a fare la stessa cosa anche qui. Quindi qui ho la catenella e conto 1, 2, 3 e 4. E qui vado a mettere l'altro segno. Quindi a questo punto vorrà dire che da queste le lavorerò normalmente, poi
lavorerò il mio disegno centrale. Una volta che ho chiuso con una maglia bassissima, inizio la lavorazione con 3 catenelle. 1, 2 e 3. Quindi ho lavorato una maglia alta sulle 3 catenelle. Nella catenella di separazione, siccome non voglio una maglia dove si deve vedere il buco dove vado a fare gli aumenti, nella catenella di separazione vado a lavorare 3 maglie alte. Quindi 1, 2 e 3. Nel giro successivo vado a fare l'aumento sulla terza maglia alta, quindi sulla maglia centrale, e me la vado a segnare, perché la maglia centrale è come se fosse una catenella di separazione e ogni tratto va a crescere di una maglia alta. Quindi poi vado a lavorare la maglia alta sulla maglia alta, vado a fianco maglia alta, a fianco maglia alta fino ad arrivare dove ho l'altra catenella di separazione. Sono arrivata sulla catenella di separazione, quindi ho lavorato la maglia alta sulla maglia alta. Nella catenella di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Mi segno la maglia centrale perché il giro successivo su questa maglia lavorerò di nuovo 3 maglie alte. Questa maglia centrale vale come una catenella, però per non far venire il buco io questa volta ho lavorato in questo modo. Quindi lavoro maglie alte su maglie alte. Qui ho messo il segno. Quindi lavoro le maglie alte sulle maglie alte. Normalmente 1, 2, 3, tolgo questo segno e 4. Vado a rimettere il segno. Adesso vado a lavorare di nuovo 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. 2 catenelle di separazione. 1 e 2. Salto 2 maglie di base, 1 e 2. Vado nella terza e ripeto 4 maglie alte su ogni maglia alta sottostante. 1, 2, 3 e 4. 2 catenelle, 1 e 2. Salto 1 e 2, vado nella terza e lavoro di nuovo una maglia alta. Vado a fianco una seconda maglia alta, a fianco 3, a fianco 4, 2 catenelle e ripeto questo saltando 2 maglie alte di base e di nuovo 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. E il nostro motivo è sempre questo, quindi dobbiamo lavorare su queste maglie alte. Sulle maglie alte, dopo il marcapunti, le vado a lavorare normalmente. Quindi maglia alta su maglia alta. Vado a rimettere il segno che delimita il nostro motivo e lavoro le maglie alte così come si presentano. All'interno della catenella vado a lavorare sempre 3 maglie alte, segnando la maglia alta centrale. Quindi poi vado a lavorare
l'altra spalla come si presenta maglie alte su maglie alte e anche il dietro maglia alta su maglia alta. Proseguite questo e ci vediamo al termine del giro. Una volta terminato il giro, chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Vado a lavorare un altro giro. Quindi vado a fare una catenella, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto, lavoro una maglia alta. Non inizio con 3 catenelle per non far venire la riga marcata del giro di chiusura. Vado a lavorare una seconda maglia alta nella maglia alta a fianco. Qui ho il segno, tolgo il segno e su questa maglia alta vado a lavorare l'aumento, che consiste nel lavorare nello stesso punto 3 maglie alte, 2 e 3. Vado a segnare la maglia centrale. Adesso vado a lavorare maglie alte così come si presentano, perché mi ritrovo sulla parte della spalla. Ci vediamo dove abbiamo l'altro marcapunti. Arrivata dove ho l'altra maglia segnata dove devo fare l'aumento, quindi tolgo il segno, lavoro una maglia alta sulla maglia alta a fianco. Questa è la maglia centrale dove ho tolto il segno e nella stessa maglia lavoro 3 maglie alte. Questa è la seconda e questa è la terza. Vado a mettere di nuovo il segno. Lavoro le maglie alte come si presentano fino qui ho il segno, quindi qui significa che devo continuare il mio motivo. Quindi maglia alta su maglia alta, vado a fianco, maglia alta su maglia alta, a fianco, maglia alta su maglia alta. A questo punto 4 maglie alte, queste mi servono per il mio motivo. Quindi devo andare a lavorare una maglia alta su questa maglia alta, sull'ultima maglia alta, dove ho fatto il segno. Me la segno di nuovo. Faccio una catenella di separazione perché devo saltare una maglia di base. Vado sulla seconda maglia alta e lavoro una maglia alta. Vado a fianco, maglia alta. Devo lavorare 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Entro nello spazio delle 2 catenelle e lavoro una maglia bassa. 3 catenelle di separazione. Salto la prima maglia alta, vado sulla seconda maglia alta e lavoro una maglia alta. Vado a fianco, maglia alta. Di nuovo 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Vado dove ho le 2 catenelle e all'interno lavoro una maglia bassa, 3 catenelle di separazione. Salto la prima maglia alta, vado a fianco e lavoro maglia alta e a fianco maglia alta. Quindi lavoriamo 2 maglie alte, 3 catenelle di separazione. Vado all'interno delle 2 catenelle e lavoro di nuovo 3 catenelle, salto 1, vado a fianco e lavoro la prima maglia alta e una seconda maglia alta. Mi ritrovo di nuovo dove ho il segno. Quindi questo è il motivo che a noi serve e quindi devo saltare questa maglia alta e per saltare faccio una catenella di separazione. Vado sulla maglia alta che ho segnato e lavoro una maglia alta. Me la vado a segnare di nuovo perché a noi interessano queste 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Questa è la maglia segnata che non interessa. Quindi vado a lavorare di nuovo le maglie alte così come si presentano e dove ho messo il segno vado a lavorare un totale di 3 maglie alte
perché facciamo il nostro aumento. Quindi qui vado a lavorare 1, 2 e 3. Proseguite questo nel lavorare l'altra spalla e il dietro facendo maglie alte su maglia alta e ci vediamo al termine del giro. Una volta che ho terminato anche questo giro, quindi ho lavorato maglia alta su maglia alta, questo è il nostro davanti. Vado a chiudere con una maglia bassissima e ripeto di nuovo questa lavorazione facendo una catenella, rientro nella stessa maglia di base e lavoro una maglia alta su maglia alta e sulla maglia centrale vado a lavorare 3 maglie alte. Se casomai avete bisogno di fare una taglia più grande, quindi crescendo con una maglia alta su ogni lato non vi basta, invece di 3 maglie alte iniziate noi abbiamo iniziato con 3 maglie alte, lavorate 4 maglie alte. Quindi ogni tratto va a crescere di 2 maglie alte. Nel giro successivo dove faremo gli aumenti lavoreremo 2 maglie alte sulla seconda maglia alta, quindi questa è la prima, sulla seconda faremo 2 maglie alte e sulla terza maglia alta faremo 2 maglie alte. Quindi l'aumento va fatto sulle maglie centrali, perché queste maglie centrali sostituiscono le 2 catenelle. Quindi aumenteremo 2 maglie alte sulla seconda e 2 maglie alte lavoreremo 2 maglie alte sulla seconda e 2 maglie alte sulla terza, su ogni tratto. Io invece vado a lavorare 3 maglie alte e mi segno la centrale. Vado a lavorare maglia alta su maglia alta e ci vediamo quando andremo a lavorare il davanti. Ho proseguito la lavorazione, quindi ho lavorato la spalla e il davanti fino dove ho il segno, quindi ho lavorato le maglie alte su ogni maglia alta sottostante e ho segnato di nuovo la maglia che avevamo segnato prima del motivo. Vado a lavorare adesso di nuovo il mio motivo e dobbiamo lavorare di nuovo 4 maglie alte come abbiamo sotto e dobbiamo lavorare sulle catenelle di separazione. Quindi qui ho la catenella e vado a lavorare una maglia alta, vado a fianco, seconda maglia alta, a fianco, terza maglia alta e nelle catenelle una maglia alta. Quindi ho di nuovo il mio motivo di 4 maglie alte. 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Salto la maglia bassa e le 3 catenelle di separazione, vado direttamente dove ho le 2 maglie alte e lavoro una maglia alta sulle catenelle, una maglia alta sulla maglia alta, una terza maglia alta sulla maglia alta e una maglia alta sulle catenelle. E ho anche qua 4 maglie alte. 2 catenelle di separazione. Praticamente stiamo ripetendo il giro numero 1. 2 catenelle, vado nelle catenelle a fianco e lavoro una maglia alta, sulla maglia alta, una maglia alta, sulla maglia alta, una maglia alta, qui ho le catenelle, una maglia alta, 2 catenelle e mi ritrovo di nuovo dove ho la maglia segnata. Quindi lavoro una maglia alta nelle catenelle, una maglia alta sulla maglia alta, una maglia alta sulla terza maglia alta e l'ultima maglia alta nella catenella e ho di nuovo 4 maglie alte. Vado a lavorare le maglie alte come si presentano. Quindi ho tolto il segno, a fianco qui ho la maglia alta segnata e vado a mettere di nuovo il segno. E proseguo la lavorazione maglie alte su maglie alte, lavorando l'aumento di 3 maglie alte dove ho la maglia segnata.
Quindi proseguite sulla spalla, sul dietro e ci vediamo al termine del giro, quando dobbiamo lavorare il motivo del davanti, perché adesso a noi interessa solo il motivo del davanti. Le spalle e il dietro si lavora normalmente. Mi sono portata avanti con il lavoro, quindi ho iniziato un altro giro. Ho lavorato gli aumenti sulla maglia centrale e la maglia alta dove ho la maglia alta segnata. Adesso devo andare a lavorare maglie alte su ogni maglia alta, anche nelle catenelle di separazione. Quindi vado a chiudere il motivo. Lavoro le maglie alte su ogni maglia alta sottostante, quindi qui abbiamo 4 maglie alte e dove ho le catenelle lavoro 2 maglie alte, quindi ho un totale di 6 maglie alte. E qua di nuovo 4 maglie alte, le vado a lavorare sulle maglie alte sottostanti e 2 maglie alte nelle catenelle di separazione. Qui ho le 2 catenelle e lavoro 2 maglie alte e proseguo questo per tutto il giro e lavoro come ho lavorato fino adesso le spalle e il dietro. Ci vediamo al termine del giro, così vi faccio vedere come iniziare l'altro giro. Ecco come sta avvenendo il nostro sprone, molto bello e particolare questo disegno sul davanti. Una volta che ho lavorato le maglie alte sulle maglie alte, chiudendo il motivo, dà un effetto come un fiorellino. Adesso vado a lavorare un altro giro maglie alte su maglie alte, dove ho la maglia centrale, vado a fare l'aumento, qui faccio l'aumento, lavoro le maglie alte e qui maglia alta su ogni maglia alta sottostante, rimettendo sempre il segno dove mi ritrovo la maglia segnata per non perdere questo segno, perché dal giro successivo andremo a formare un altro gruppo di 4 maglie alte, così invece da 3 fiorellini avremo 4 fiorellini. Quindi inizio lavorando sempre una catenella e nella stessa maglia vado a lavorare una maglia alta. Come vedete non si nota molto il segno di chiusura. Maglia alta su maglia alta e dove ho la maglia centrale vado a fare l'aumento. Proseguo questo per tutto il giro. Lavoro delle semplici maglie alte. Qui ho la maglia centrale, vado a fare 3 maglie alte. Ci vediamo al termine del giro per riprendere di nuovo il motivo. Una volta che ho terminato questi 2 giri, vado a riprendere il motivo. Però mi sposto come ho fatto inizialmente, ma vado a contare questa maglia, che è la prima, la maglia che ho segnato, quindi mi devo spostare di 4 maglie alte. Questa è 1, 2, 3 e 4 e vado a segnare la maglia. Quindi questa maglia segnata lavoreremo come abbiamo fatto fino adesso, solo maglie alte. Da questa maglia in poi inizieremo a lavorare i motivi. Quindi qui ho già fatto, quindi ho contato 1, 2, 3 e ho segnato la quarta maglia alta. Quindi adesso vado a lavorare come abbiamo lavorato il giro numero 2. Devo lavorare 4 maglie alte, saltare 2 maglie alte di base. Però andate avanti e vi faccio vedere come iniziare di nuovo a lavorare il motivo e poi vi spiego come andare avanti fino ad arrivare alle nostre larghezze. Proseguito la lavorazione, quindi ho iniziato un altro giro e ho lavorato maglie alte come si presentano e ho lavorato la maglia alta sulla maglia segnata e l'ho segnata di nuovo. Vado a lavorare il giro numero 1, quindi andiamo a ripetere il motivo, lavorando 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4 e 2 catenelle di separazione, saltando 1 e 2.
Vado nella terza maglia alta e lavoro di nuovo il gruppo di 4 maglie alte. Quindi stiamo ripetendo il giro numero 1. 2 catenelle, salto 2 maglie di base e 4 maglie alte. Una volta che terminiamo il nostro motivo, lavoriamo poi le maglie alte come si presentano. Ci vediamo al termine del giro per iniziare a lavorare il giro numero 2 del motivo. Sono andata avanti con la lavorazione, adesso devo lavorare il giro numero 2 del motivo. Quindi lavoreremo sulle maglie centrali delle 4 maglie. Salteremo la prima e la quarta maglia alta e lavoreremo le maglie alte sulla seconda e sulla terza, facendo 3 catenelle di separazione e una maglia bassa nelle catenelle. Quindi qui ho lavorato la maglia alta dove ho segnato, quindi qui è la maglia alta normale, faccio una catenella perché qui ho le 4 maglie alte, devo saltare la prima maglia alta. Vado a lavorare direttamente sulla seconda maglia alta. Vado sulla terza, lavoro la maglia alta e 3 catenelle di separazione. 1, 2 e 3. Vado al centro delle 2 catenelle, lavoro una maglia bassa, 3 catenelle, salto una, vado sulla seconda, maglia alta, vado sulla terza, maglia alta e 3 catenelle e continuo questo fino a terminare il giro. Nel giro successivo lavoreremo maglie alte nelle catenelle e sulle maglie alte. Dobbiamo avere poi alla fine di nuovo un totale di 4 maglie alte. Andate avanti e ve lo faccio rivedere. Sono andata avanti con la lavorazione, adesso mi ritrovo a lavorare il terzo giro, dove dobbiamo lavorare di nuovo le 4 maglie alte. Una la lavoriamo sulle catenelle di separazione, 2 sulle maglie alte e l'altra sulle 3 catenelle di separazione e poi mi sposto dove ho le altre maglie alte. Quindi vado a lavorare, ho lavorato di nuovo la maglia alta sulla maglia alta, una maglia alta nella catenella, una seconda maglia alta sulla maglia alta, una terza maglia alta sulla terza maglia alta e una quarta maglia alta sulle catenelle di separazione. 2 catenelle di separazione, salto la maglia bassa, vado direttamente sulle 3 catenelle e lavoro una maglia alta, una seconda maglia alta, una terza maglia alta e una quarta maglia alta e proseguo questo fino a terminare il giro. Poi vado a lavorare gli aumenti come si presentano, sempre dobbiamo fare l'aumento dove stiamo aumentando sulla maglia centrale e il giro successivo devo lavorare maglie alte su ogni maglia alta e devo chiudere questo motivo. Quindi lavorerò le 4 maglie alte sulle maglie alte e 2 maglie alte all'interno delle catenelle e farò questo per 2 giri. Quindi poi chiuderemo di nuovo il motivo come abbiamo fatto qui. E andiamo avanti con questa lavorazione fino a raggiungere le nostre lunghezze. Se casomai volete continuare questo motivo in questo modo, continuate la lavorazione come abbiamo fatto. Se invece vi volete spostare e aggiungere altri 2 motivi, da questo punto si conta una maglia alta, ci spostiamo verso l'esterno di altre 3 maglie alte e con questa sono 4 maglie alte. Quindi facciamo 1, 2, 3 e 4 e mettiamo il segno qua e andiamo avanti come abbiamo fatto fino adesso. Seguite la lavorazione e ci vediamo quando arriviamo alle nostre misure. Proseguito la lavorazione e alla fine ho voluto inserire solo 3 volte il motivo, quindi 1, 2, 3. Quindi ho iniziato con 3 fiorellini, poi ho inserito un fiorellino in più, quindi poi sotto mi ritrovo con 4 e poi sotto con 5. Ho terminato la lavorazione con le maglie alte e adesso proseguo la mia lavorazione solo con maglie alte per avere il sotto più coperto. Per quanto riguarda le larghezze,
sono arrivata alla lunghezza dello scalfo, però non ho raggiunto le larghezze che per me vanno bene. Quindi per quanto riguarda il davanti e il dietro ho una larghezza di 40 centimetri. Io di solito ho una semicirconferenza di 45 centimetri. Quindi devo aggiungere delle catenelle sotto lo scalfo per arrivare alla mia larghezza. Infatti neanche la manica è della mia larghezza, sono un totale di 14 centimetri. Invece per quanto riguarda la lunghezza dello scalfo sono 19 centimetri e ho raggiunto benissimo sotto la lunghezza dello scalfo e quindi a questo punto mi fermo. Ho tagliato il filo perché io ho terminato la lavorazione di qua e inizio a lavorare in tondo fino a raggiungere le mie lunghezze e vado a lavorare delle catenelle per recuperare i centimetri che mi mancano. Quindi vado a ripartire dal centro dietro. Qui ho il segno della maglia centrale dove abbiamo aumentato, quindi non parto di qua ma dalla maglia alta a fianco e inizio a lavorare una catenella, rientro nello stesso punto, maglia alta e lavoro maglie alte su ogni maglia alta sottostante fino ad arrivare dove ho la maglia segnata dall'altra parte e qui inseriremo le catenelle per unire il davanti con il dietro. Quindi ho continuato la lavorazione e mi ritrovo sulla maglia dove abbiamo fatto sempre gli aumenti. Quindi tolgo il segno, lavoro prima una maglia alta sulla maglia segnata e vado a fare un totale di 6 catenelle. Io ho fatto 6 catenelle, poi ho misurato col centimetro e quelle 6 catenelle sia da una parte che dall'altra alla fine mi daranno la misura che per me va bene della circonferenza totale. Quindi voi abbiate un numero di catenelle, vedete quanti centimetri vi mancano per avere la vostra circonferenza e vedete se quelle catenelle corrispondono ai centimetri che vi mancano, metteteli da una parte e dall'altra. Per me 6 catenelle da un lato sono 3 centimetri e 6 catenelle dall'altra sono altre 3 centimetri, quindi ci sto bene come misura. E vado a fare 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Piego in questo modo la manica, qui ho l'altro segno, tolgo il segno e lavoro la maglia alta sulla maglia centrale dove abbiamo fatto l'aumento. Vado qui. Questa è l'apertura della manica e adesso proseguo a lavorare maglie alte su maglie alte e dove ho dall'altra parte la maglia segnata, lavoro prima la maglia alta, 6 6 catenelle in tutto e poi mi vado a unire con il dietro. Proseguite questo e ci vediamo dall'altra parte. Sono arrivata anche da questa parte dove ho messo il segno, tolgo il segno e sulla maglia centrale lavoro prima una maglia alta, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Piego la manica in questo modo, qui ho l'altro segno, tolgo il segno, entro nella maglia alta dove ho tolto il segno e lavoro una maglia alta e vado a chiudere con una maglia bassissima nella maglia alta d'inizio. Ecco come si presenta adesso la mia manica. Vado a lavorare maglie alte su maglie alte e qui dove ho fatto le catenelle lavoro 6 maglie alte su ogni catenella sottostante e proseguo questo per la mia lunghezza. Proseguo solo con maglie alte. Quindi mi alzo con una catenella, rientro e lavoro una maglia alta. Vado a fianco, maglia alta, a fianco, maglia alta. Ci vediamo quando arriviamo alle catenelle. Arrivata al sottomanica,
devo lavorare una maglia alta su ogni maglia alta sottostante di un totale di 6. Quindi vado nella catenella e lavoro la prima maglia alta, affianco una seconda maglia alta, affianco 3, affianco 4, affianco 5 e 6. Facciamo questo da una parte e dall'altra e adesso vado a lavorare maglie alte su ogni maglia alta sottostante fino a raggiungere la mia lunghezza. E questo è il risultato del nostro sprone. Quindi proseguite la lavorazione e ci vediamo quando arrivo alle mie lunghezze. Ho proseguito la lavorazione dopo che ho unito sotto il sottomanica misurando dalla spalla fino dove ho terminato il rosso per 47 centimetri e ho lavorato solo maglie alte. Una volta che ho finito questo, ho ripreso con il colore chiaro, sempre polo della Mondial, con l'uncinetto numero 4 ho ripreso le maglie alte del giromaniche e ho lavorato 2 giri e ho terminato in questo modo per rifare questa piccola rifinitura cambiando di colore. L'ho fatto da una parte e dall'altra. Per quanto riguarda la parte di sotto, invece, ho ripreso le maglie alte su ogni maglia alta normalmente con l'uncinetto del 3,5 e poi ho lavorato i giri successivi, 3 giri, maglia alta rilievo avanti e maglia alta in rilievo dietro. Quindi ho fatto una piccola preparazione di maglie alte su maglie alte normali, come abbiamo fatto qua. Poi ho lavorato questa piccola molla per dare questo movimento. La stessa cosa vado a fare al collo, quindi io adesso ve lo faccio vedere come lo faccio al collo e poi dobbiamo ripetere la stessa cosa al bordo inferiore. E questo è il risultato. Adesso andiamo a lavorare il collo. Quindi vado a fare la stessa cosa anche sul collo, con l'uncinetto del 3,5 e il colore chiaro, sempre polo della Mondial. Devo andare a riprendere le maglie sul collo. Vado a lavorare maglia alta su maglia alta per preparare poi il punto successivo che dobbiamo lavorare una maglia alta in rilievo avanti, una maglia alta in rilievo dietro. Però dove abbiamo i 4 angoli, invece di fare l'aumento, dobbiamo fare una diminuzione per far venire il collo più stretto. Quindi ho iniziato con una catenella, una maglia alta nello stesso punto. Vado a fianco e qui ho la prima maglia alta dove ho fatto l'aumento e entro nella maglia alta e lavoro una maglia alta a metà. Quindi vado a fare una diminuzione. Vado nella maglia alta a fianco, questa perché anche questa è la maglia alta dell'aumento e vado a fare una maglia alta chiusa a metà e chiudo tutte insieme. Vado a lavorare adesso maglie alte su maglia alta sottostante. Quando arrivo di nuovo all'angolo vi faccio vedere come diminuire. Proseguo questo e ci vediamo dove abbiamo l'altro angolo. Mi ritrovo dove ho l'altro angolo. Vedete, questa è la prima maglia alta, poi le catenelle e l'altra maglia alta. Anche qui faremo la diminuzione, quindi entro dentro la maglia alta e lavoro una maglia alta chiusa a metà. Filo sull'uncinetto, vado sulla maglia alta a fianco e lavoro maglia alta chiusa a metà e adesso chiudo tutte insieme e continuo questo fino a terminare il giro, quindi su tutti e quattro gli angoli faremo la diminuzione. Ci vediamo al termine del giro. Ecco, questo è il risultato del nostro collo. Adesso vado a lavorare una maglia alta in rilievo avanti, una maglia alta in rilievo dietro e lo faccio per 2 giri per avere anche qui una piccola molla. Quindi inizio sempre con una maglia alta, catenella, rientro nella maglia alta sottostante e lavoro una maglia alta.
Qui a questo punto abbiamo la diminuzione, vado a lavorare una maglia alta in rilievo dietro. Con l'uncinetto entro dal davanti e sposto la maglia alta indietro. Prendo il filo e lavoro la maglia alta. A fianco con l'uncinetto entro dal dietro e sposto la maglia alta sull'uncinetto. Prendo il filo e lavoro la maglia alta in rilievo avanti e proseguo questa lavorazione per un totale di 2 giri, alternando sempre sulla maglia alta in rilievo dietro, la maglia alta in rilievo dietro e sulla maglia alta in rilievo avanti, maglia alta in rilievo avanti. Vi faccio vedere di nuovo dove abbiamo la diminuzione, quindi proseguo in questo modo. Qui la maglia alta in rilievo dietro e qui abbiamo la diminuzione, prendo tutte e due le maglie alte e lavoro la maglia alta in rilievo avanti. Quindi poi andremo a ripetere su ogni maglia alta, rilievo avanti, maglia alta, rilievo avanti, maglia alta, rilievo dietro, maglia alta, rilievo dietro. E una volta che abbiamo fatto questo, possiamo tagliare i fili. Questo è il risultato della maglia. Per quanto riguarda il filato, ho usato 200 grammi di filato rosso e 50 grammi di filato chiaro. È un filato molto bello e molto morbido, non pizzica e anche molto delicato. Lavorato con uncinetto numero 4 viene di una bella morbidezza e anche la brillantezza dei filati del colore è molto bello. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo presto con altri video tutorial. Grazie per la visione e ciao!